In questo periodo si parla sempre più di arte e tecnologia, tanto che al pari di fintech, medtech, regtech, iniziamo anche a sentire la parola arttech, ossia la possibilità di utilizzare le ultime tecnologie, siano esse legate ai big data, software o hardware, per l'arte, per la cultura, per la fruizione dei beni culturali, per la conservazione o ancora per il tracciamento e la verifica dell'autenticità. Questo concetto oggi è di assoluta attualità. L'ultimo panel di Deloitte, l'Art and Finance Conference, si è parlato di come la tecnologia potesse incrementare la fiducia nel mercato dell'arte. Al pari di questo, dei big data applicati all'arte o ancora della blockchain. Un tema più che mai attuale e caldo, o ancora degli smartphone, di come questi entrino quotidianamente in mano ad appassionati dell'arte e non solo, e quindi a potenziali futuri nuovi collezionisti. Tutte le gallerie, gli operatori del settore, gli artisti stessi hanno capito che nei social network e spesso anche nei telefonini vi sia una grande opportunità di comunicazione, di promozione, di diffusione della propria arte, ma soprattutto anche di vendita o comunque di engagement con i collezionisti o di creazione di community. Tutti i valori che nel resto del mondo e negli altri settori merceologici sono attivi. Quindi se pensiamo ai beni di largo consumo, per noi è normale parlare di leads, di referral program o gestione di contatti, tutto quello che riguarda l'inbound marketing. Sembrano tutte parole decisamente complesse, di alti tecnicismi. In realtà queste fanno parte della quotidianità, semplicemente li riceviamo passivamente o indirettamente e ne cogliamo soltanto i risultati finali. Nel mondo dell'arte invece tutto questo avviene molto lentamente, sia utilizzando da un lato la tecnologia a supporto delle attività quotidiane, quindi come business solution, dall'altro anche in termini di marketing, quindi di promozione delle proprie attività, siano esse artistiche o professionali legate al mondo dell'arte, ed infine di educazione, di formazione e di intrattenimento. Per questo bisogna iniziare a porre l'attenzione su come la tecnologia possa portare una vera innovazione o di come possa supportare le attività quotidiane. Pensiamo che essa sia sempre generalista o comunque interpretata come risolutiva a tutti i mali. In realtà il concetto di tecnologia e innovazione dovrebbe essere declinato e applicato quale semplice strumento, uno strumento che porta a un risultato finale, sia esso risolutivo o palliativo o comunque a supporto di un'azione comune. Non possiamo quindi ignorare di come la tecnologia stia cambiando anche il mondo dell'arte. Pensiamo alle gallerie sempre più presenti su Instagram, sui social network, agli artisti che utilizzano strumenti tecnologici nelle loro installazioni, che siano esse video arte, con le luci o ancora con automazioni tecnologiche. Seppure nell'arte poi tutto questo sia ciclico e quindi vi siano dei processi che si ripetono nell'arco della storia e del tempo, rimangono comunque dei nuovi canali e dei nuovi medium su cui l'artista e il collezionista di conseguenza e tutti gli altri operatori del settore possono diffondere, comunicare e vendere la propria arte. Se noi pensiamo all'attività della galleria o dell'artista di 20 anni fa, ovviamente oggi questa è completamente stravolta. Oggi un artista grazie ai social network può arrivare in un'altra nazione, può essere contattato da un nuovo collezionista o ancora da un'altra galleria e le stesse gallerie possono vendere il medesimo artista in altre nazioni a nuovi collezionisti o ancora selezionare gli artisti. Questo crea ovviamente una ciclicità e anche un circolo di informazioni, spesso win-win, ossia in cui tutti gli operatori vincono, ma ovviamente va domato, gestito e soprattutto valorizzato e utilizzato al meglio. Ovviamente esistono professionalità che supportano questi passaggi, sia in termini di innovazione, in caso di grandi istituzioni, fondazioni, musei o enti pubblici, o ancora, anche nel caso più piccolo, agenzie di comunicazione, social media manager, grafici, video e tutto quello che ne deriva. Starà a voi capire se questo è uno strumento utile per la vostra arte. Questo a livello quotidiano e soprattutto a tutti i livelli, sia per l'artista emergente, per l'appassionato d'arte, fino ad arrivare ovviamente a gallerie, istituzioni e chiunque ne faccia comunque il proprio lavoro quotidiano. Ma che grandi istituzioni, ivi comprese le case d'asta, in cui si inizia a parlare in convegni, eventi, o ancora Deloitte, o ancora Huawei, in cui trattano tematiche legate all'arte, alla tecnologia e all'innovazione. Nel momento in cui grandi colossi, soprattutto tecnologici, quindi Huawei in ultimo, decidono di investire in tecnologia a supporto nella realtà aumentata, nella realtà virtuale, nella scansione 3D, nel riconoscimento facciale, nel riconoscimento di opere e ancora nella promozione delle stesse, nella diffusione tramite i propri canali cellulari, video e quant'altro,
allora capiamo che questa sensibilità e questa opportunità sta diventando veramente globale. Andiamo oltre Instagram, andiamo oltre i 300 milioni di utenti, andiamo a pensare alla blockchain, tecnologia disruptive, in cui in tutto il mondo oggi ci si domanda come potrà cambiare l'intero modus di pensare oggi a internet o comunque alle validazioni dei contenuti. Anche il mondo dell'arte lo fa soprattutto in 3 soluzioni. Pensiamo all'Art Business Solution, quindi alla certificazione delle opere, alla provenance, tutto quello che deriva da una gestione quotidiana, o ancora la tokenizzazione delle opere, quindi la cartolarizzazione di un'opera alla vendita in parti, ed infine alla certificazione dell'arte digitale, file digitale nativo, passaggio in blockchain, certificazione di essa ed eventuale tracciamento degli utilizzi futuri e relativa autenticità. Allora tutto questo potrebbe essere, non domani, non dopodomani, né tra un mese, ma sicuramente tra qualche anno, un passaggio di crescita e di evoluzione. Il problema che si pone è quello dell'informazione, ossia educare e dare tutti gli strumenti a coloro che quotidianamente operano nel mercato e nel mondo dell'arte. Siano essi artisti, collezionisti, operatori del settore o ancora istituzioni. Quindi la visione quale sarà? Sarà quella di creare una crescita nel tempo, una crescita guidata e soprattutto supportata. In quanto se il mondo dell'arte attualmente non è altamente digitalizzato, abbiamo allora una vera e propria pirateria. Da un lato un aspetto negativo, in quanto il mondo dell'arte tutt'oggi è ancora prettamente cartaceo, pensiamo ai certificati, alle richieste di autentica. Dall'altro invece una grandissima opportunità di poter cambiare le cose o comunque accompagnare una crescita di tutti gli operatori. Benvengano quindi discussioni, panel, start-up e tutto quello che deriva dall'opportunità di crescere e guardare al futuro, anche nel mondo dell'arte.